Salve, salve, welcome, welcome, benvenuti. Ciao a tutti, Ciao a benvenuti, tutti, ben io sono ritrovati. Shams e vi sto parlando da Luxor, dalla casa di Ra, in Egitto. E con me c'è il mio assoluto compagno di merende, il dragone Moonchild, che ci parla da Berlino. Dal profondo nord. E condivideremo come sempre questa nuova onda incantata. Scusate che sistemo un attimo le luci, se no mi acceco. Le nostre visioni, come sapete, io leggerò, canalizzerò ovviamente perché sono i messaggi che mi arrivano dall'alto tramite i miei oracoli, quello che questa onda ci porterà nei prossimi 13 giorni, mentre Moonchild, tramite lo Stalking Maya galattico, invece ci leggerà quello che questa onda e ci darà anche informazioni di questa onda, che cosa porterà, eccetera. Quindi, come Come vedrete, sarà un'unione. Scusate, non ce la posso fare oggi. Vedete, oggi ho cambiato position perché sono nel mio boudoir, nella mia room, che c'è un'aria sì, condizionata più potente, quindi vi accolgo nel mio posto super secret, super private. infatti, una super intimità. Quindi welcome, welcome, anche perché questa onda ha uno speciale significato per entrambi di noi, questa onda del viandante, perché è l'onda dove abbiamo i nostri completin dell'anno scorso. 9 mesi, 9 mesi che 9 mesi siamo ripartoriti, quindi chissà se abbiamo capito qualcosa in questi 9 mesi. a Ciò vedere. che dovevamo fare. Io credo di sì, perché devo dire che questo, dal mio compleanno dell'anno scorso, portare questo King 55, questa aquila elettrica guidata da questa tempesta è stata, cioè io sono tempestosa di mio, lo sanno tutti. Chi mi ama dice solo per coraggiosi, Donato dice che sono una scardinatrice, quindi ovviamente la tempesta era perfetta per quest'anno. Però devo dire che mi ha fatto fare un grande lavoro e una centratura veramente importante, quindi grazie, questi 9 mesi sono stati meravigliosi. Oggi in questi 13 giorni noi ci ripartoriamo, sia io che Donato, perché siamo nati con pochi giorni di differenza a livello di Drago giorno. solare e aquila elettrica, esatto. Esatto, lui si ripartorisce dragone, dragone, super dragone. Chi si E ma vediamo in questi mesi che ci rimangono che cosa combiniamo. Cosa andiamo a eh, combinare? Ce la posso fare, ragazzi? tre mesi Stasera ci abbiamo. sono ovviamente a quella elettrica e la luce fa quello che vuole. 3 mesi di Eh. integrazione e poi dopo si va oltre. E poi dopo andremo a ricambiare la nostra Nostre. energia, come sapete, è un po' come la ruota astrologica che ogni anno andiamo a lavorare con un'energia diversa e stessa cosa per lo stalking, si lavora con energie diverse, siamo sempre in un'evoluzione, quindi i nostri cicli andiamo avanti, no? E quindi ringraziamo sempre, onoratevi, come dico sempre in questo periodo, questi giorni così potenti che sento molto, e onoratevi veramente, ringraziatevi per tutto quello che avete fatto fino ad oggi e onorate chi vi accompagna, guardatevi intorno chi vi accompagna in questo momento. Guardate, oggi cercavo l'orecchino per stasera e guarda caso chi è voluta venire con me è la mia amata Secla. Cioè, proprio mi è arrivata in mano, ho detto ok, va bene, ti porto, non ti arrabbiare. Si è autoinvitata. Ti ho invitata. Di Isis non l'ho trovata, il mio orecchino di Isis non so dove è andato, quindi Il assolutamente viandante devo dire tutto. che in effetti è più consono secondo me a Sekhmet che a Isis, che è E piuttosto infatti il segment si è assolutamente rosso, presentata, è eccetera. il rosso e insomma tutte le energie. Sì. Allora, condividiamo un attimo solo, Donato, condividi? Io ho già fatto. Hai già condiviso? Condivido.
si sta abbuiando tutto, fra poco pioverà, di sicuro. Lì da voi chissà il caldo che c'è, oppure... Qui? Ah no, guarda, questa sera abbiamo la montagna ovviamente che parla. E, e assolutamente alla sera è veramente un momento molto magico, devo dire, perché c'è questo vento e sembra che la montagna parli. Sapete, io abito nel deserto a Luxor, esattamente di fronte alla Valle delle Regine, e quindi sono assolutamente in prima linea davanti alla montagna, e quindi la montagna si sente muovere, si sente parlare. Quindi benvenuti, benvenuti in questa nuova onda, Kin 53, la onda del viandante dei cieli rosso. E l'onda scorsa com'è andata? Raccontaci, Donato. Guarda, è stata come un'esplosione di 10 bombe atomiche per me, per cui... Ma d'altronde, sai, dovevo... Il drago ce l'ha sotto quel sole Per lì. muovere un dragone ci vogliono le bombe atomiche, ve lo dico, Sì, ce ragazzi. l'avevo proprio sotto, capisci? Quindi è venuto a galla di tutto. Qua si sono manifestati addirittura extraterrestri, cioè proprio è venuto fuori di tutto in questa onda. Era ora che venissero anche a Berlino, io ce li ho sempre qui sopra la casa. Che ha avuto C'è proprio l'onore, questa... un grande movimento sempre, Sì, ma sì. bene che si siano fatti vedere anche a Berlino. Sia nel corpo e che anche sì, dentro è stato tutto un movimento in uscita pazzesco. Spero, penso anche per voi, comunque adesso tanto si deve viaggiare. Credo per tutti si Viaggiare, sta bisogna muovendo veramente tanto, almeno da quello che mi dite tutti, quindi grandi movimenti, grande stanchezza, Mm. però come dico sempre, cercate di rimanere nel canale dell'amore. Lo so che sembra facile, che non lo è, però rimaniamo in quel silenzio, no? Che è dentro di noi quando ci vengono questi momenti di follia, eccetera. Cerchiamo un po' di vedere che cosa c'è, cosa ci chiedono di guardare o semplicemente di fare pace, no? Integrare e stiamo assolutamente nell'amore che ci guida, che è la grandissima chiave di questo momento, un grande amore, grande, grande. E non è l'amore solo di coppia, eccetera, ma proprio quell'amore che è dentro di noi, l'amore che avete per voi stessi. Scoprite quanto vi amate, scopritevi, e questo è veramente molto, molto importante. Bene, quindi benvenuti. Come sempre io inizierei con l'affermazione di oggi, che è il Kin 53, il viandante magnetico, quindi il profeta, scende sulla terra e incomincia a camminare nello spazio. Vediamo un attimo dove dobbiamo camminare. Facciamoci questa domanda: dove ci porti a camminare? Mandateci dei segni dove dobbiamo camminare. Sentiamo profondamente, come dico sempre io, sentite profondamente dove volete camminare, dove state comodi, dove i vostri piedi sono comodi nell'appoggiare nella terra. Okay? Questa grande discesa dentro voi stessi è veramente molto molto importante. Gran discesa. Quindi fate un grande respiro e sentiamo questa affermazione di oggi, che è: io unifico per esplorare, attraendo l'attenzione, sigillo l'output dello spazio con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Quindi oggi ponete il vostro intento di quello che volete lavorare in questi 13 giorni, quello che volete portare nella vostra vita, dove volete mettere l'attenzione, in quale parte della vostra vita, che cosa volete sentire, dove volete andare. Quindi molto importante che iniziate a porre in questi 13 giorni, questo grande, in questo cambio di energia, questo vostro intento di ciò che volete vedere. Vediamo un po' questa onda. Ciao Laura, ciao Angela. Ciao, ciao a tutte e a tutti, se ce n'è. No, contro il mondo. Angie,
Usa la chiave del love che ce l'hai nelle mani, stai già facendo tante cose, via. Non siate cattivi verso voi stessi. Onoratevi, guardate quante cose avete intorno, quanto amore, quanti vi accompagnano. Vediamo un po'. Questa onda cosa ci dice? Questa onda ci chiede di fare veramente un grande rinnovamento, di rinnovare totalmente tutto ciò che abbiamo fatto fino ad oggi e di guardare, perché davanti a noi si apriranno diverse strade, quindi questo viandante che scende dallo spazio e inizia a camminare, inizia a vedere che ci sono delle strade davanti a voi. Guardate bene quali sono quelle strade. Qualsiasi strada scegliate sarà la strada giusta. Non c'è nulla di sbagliato, non c'è nulla di giusto o sbagliato, dico sempre. Non esiste il buono e il bello, il brutto e il cattivo. Va benissimo, perché è quella strada che voi ora dovete percorrere. Ma dovete imparare a percorrere nella vostra verità, fregandovene di quello che dicono gli altri. Non è importante. Voi che cosa sentite? Cosa sentite dentro di voi? Qual è quella voce che vi dice di andare dove, perché? Camminate con grande leggerezza, siate sicuri, non avete bisogno di tante cose perché tutto è dentro di voi. Voi avete la grande verità, portate la vostra verità, che è la cosa più importante che dovete portare. Il resto non importa assolutamente, ricordatevi. Okay? Quindi questo è molto importante. Ciao Loretta. Ok, pronti via. Allora, questa onda del viandante vi chiede di aspettare a manifestare, come se oggi vi chiedesse di osservare che cosa si sta mostrando davanti a voi, qual è il percorso. Prima di prendere su e di correre, siete sempre di corsa, volete sempre arrivare, volete subito le cose, volete questo. No, fermatevi. Aspettate che il disegno sia completo, che le cose si mostrino, poi prendete la vostra decisione e partite, rimanete connessi tra il cielo e la terra, rimanete dentro di voi e sentite dove dovete andare, ok? E vi chiede di osservare e di onorare quella grande conoscenza che avete nelle vostre mani, tutte quelle cose che conoscete, tutto ciò che voi sapete, onoratelo e prendetene atto, integratelo dentro di voi, siatene certi che quello è ciò che voi sapete fare. Che cosa sapete fare? Sapete fare il caffè? Va bene. Sapete dipingere come Moonchild? Va bene. Sapete leggere lo stalking? Va bene. Qualsiasi cosa voi sapete fare, siate certi di quello che state facendo. Okay? E portatelo veramente con grande onore nella vostra vita e siatene proprio siate proprio fieri di quello che portate, integrate tutta questa conoscenza che avete e, come vi ho detto prima, integrate la vostra verità, la vostra voce, la fede verso solo voi stessi, nient'altro. La fede verso chi siete, che cosa portate e quello che voi sentite. Qual è il vostro cammino? Camminate direttamente, non cambiate idea ogni 5 minuti, ma prendete una decisione e onoratela e andate direttamente dritti per quella strada. Questa onda ci farà fare dei salti, ci chiede di avere coraggio. Coraggio per manifestare veramente chi siamo, il coraggio per uscire da quella cavernetta che ci siamo messi dove abbiamo tutte le nostre lucine, abbiamo le nostre cosine, tutte per benino. No, è ora di andare oltre, è ora di uscire, è ora di avere il coraggio
di manifestare chi siete, è anche ora di avere il coraggio di affrontare delle cose che forse fino ad oggi non avete mai affrontato, fino ad oggi non avete mai avuto il coraggio di fare, quindi andate oltre, buttatevi, fate, abbiate il coraggio di poterle fare, ok? Perché se voi avrete il coraggio di fare questo, voi andrete esattamente nella vostra strada e sarà proprio una grande chiamata, voi vi troverete proprio come se voi con la bussola centrate veramente il punto dove dovete andare. E allora camminerete esattamente e anche facilmente nella vostra strada e non ci saranno dei grossissimi problemi, sarà qualcosa di nuovo, qualcosa che vi appartiene profondamente dentro di voi. Quindi onoratela questa strada e vi chiedono di affidarvi, proprio di fare un affidamento totale, di fare questo atto d'amore a cosa? Al vostro cuore, a quell'amore incondizionato, al perdono verso voi stessi. Siamo umani, siamo qua in questo corpo e in questa onda dobbiamo unire il corpo, lo spirito, tutto, il materiale e lo spirito. Quindi questo corpo che ti serve, ti sta dando dei messaggi molto chiari, ti sta dicendo molto chiaramente che cosa c'è che non va, quali sono le emozioni che abbiamo trattenuto. Ascoltatele, fermatevi ad ascoltarlo e perdonate, va bene così. Dovevo fare, potevo fare, farò, faccio, oggi decido di camminare verso quella strada, oggi decido che voglio fare questo e lo faccio perché mi amo e lo faccio perché il grande amore dell'universo è intorno a me e tutto l'amore di chi avete, che vi accompagna, avete tante persone che vi amano intorno, che vi supportano. Guardatele, onoratevi e affidatevi, sarà una grande prova, una prova che vi chiede di mollare veramente tutto, veramente, no? Sì. E di stare molto attenti ai minimi particolari, perché ci saranno dei piccoli tips che vi arrivano, molto sottili, quasi invisibili, ma è lì che dovete andare, è lì che dovete stare attenti. E c'è una grande ricerca, qui sarà un cambio di modo di vedere le cose, la ricerca di chi sono oggi. Io mi accompagno, con chi devo parlare. Non preoccupatevi, non potete fare in modo che tutti vi seguano, non possiamo avere tutti con noi, qualcuno dobbiamo lasciare andare, ma noi dobbiamo andare avanti, ok? E dobbiamo capire che possiamo anche cambiare il modo di vedere le cose. Ci possiamo permettere, anche se fino ad oggi abbiamo sempre voluto vedere le cose in quel modo e siamo andati avanti con quell'idea ed eravamo sicuri di quell'idea e eravamo ben certi che oggi non fa più parte di noi perché noi ci siamo trasformati, non siamo più gli stessi, siamo un'altra persona. Onorate chi siete oggi, perché oggi nella vostra trasmutazione voi siete qualcun altro, siete più i bambini che eravate a 6 anni, non siete più i ragazzini di 20 anni, siete un'altra persona, quindi guardate chi siete, che tutto quello che voi state facendo sia consono con chi siete oggi, siete comodi con chi siete oggi, non mettetevi in cose complicate, la vita è molto più semplice di quello che voi pensate, l'amore ci guida e se facciamo le cose semplicemente, che siano relazioni, che siano cose con noi, anche per noi stessi, vedete come le cose, tutto si dipana e tutto è veramente molto easy, ok? Quindi c'è una nuova strada su cui camminerete, ma proprio come vi ho detto adesso, in modo molto semplice, perché sarà per voi, sarà qualcosa che potete iniziare, potete ricominciare un percorso con tutto ciò che conoscete. Vi do il permesso di andare a vedere bene quelle cose adesso, in un altro modo, da un'altra angolazione, le guardo da un altro punto. A quel punto mi si aprono le strade, a quel punto io divento leggerissimo e riesco a capire qual è il messaggio che l'universo mi vuole mandare. Qualsiasi scelta, come ho detto prima, io faccia, sarà la scelta giusta, a patto che io sia nell'essenza. Questa è una parola che vi dovete segnare in questi 13 giorni. Questo viandante vuole essenza. Basta stare nelle cose esteriori, basta stare in parole, parole, parole. Qui ci vogliono fatti.
fatti che vanno bene per me, le piccole cose, non c'è bisogno di fare grandi opere, ma opere che vanno bene per me. E a quel punto io mi scelgo e vado dentro e ascolto tutto quello che tu mi dici, lo sento dentro di me, sento se mi risuona. Se ho un progetto di lavoro e ho tantissimi professionisti che mi stanno dando dei consigli, mi fermo, sento tutte queste cose che mi stanno dicendo, dove le sento dentro di me, dove sono. Mi sento in sintonia di quello che mi stanno consigliando oppure no. E se no, è no. Se no, non mi piace il fatto che dobbiamo rivederlo. Anche se è un progetto di lavoro, deve esserci sempre una spinta che viene dentro di voi, dalla vostra visione, dal vostro cuore, da quello che voi volete manifestare. Ricordate, è molto importante quello che vi sto dicendo. Quindi questa onda vi riporta proprio all'essenza, a quello che è importante, a vedere, a stare attenti ai piccoli tips che vi si mostreranno. Quindi sentite, come vi dico sempre, sentite profondamente dentro di voi. L'unica cosa che vi può guidare con quell'amore è sento, lo sento dentro. La cosa la sento, sì, è proprio quella che voglio fare. Allora vado per quella strada, se no, no, non ci andate, ok? Cioè, questo veramente lo sto sentendo molto profondamente per questa onda e quello che mi stanno continuando in questo momento a ripetere è proprio questo, essenza. Ripulite i campi, fate spazio dentro di voi, buttate fuori tutto, rimanete con quella coppa vuota dentro di voi e lasciate che la luce divina la riempa, che quel messaggio possa scendere dentro di voi, perché se non facciamo spazio, non poniamo attenzione, quella luce non ci accorgiamo quando scende. La confondiamo con tutto il caos che abbiamo dentro, con tutti i detriti che dobbiamo portare fuori di noi. Quindi è molto molto importante che facciate spazio. Okay? Bene, scusate, ma oggi non smetto di parlare. Allora, vediamo un po' quali sono gli aiuti. E guardate, l'aiuto è proprio questo, l'alchimia. 5 elementi. Quindi è come se noi in questa onda dovessimo diventare veramente dei maghi e mettere tutti insieme, portare l'attenzione non a una sola cosa e le altre cose le chiudiamo, ma guardate il complesso, la complessità delle cose. L'amore cos'è? L'amore è una complessità di sentimenti, di emozioni che abbiamo dentro, che incontriamo, che ogni persona che incontriamo e guardiamo negli occhi ci fa sentire profondamente dentro di noi. Quindi abbiate il coraggio di diventare come eravamo quando eravamo piccoli, facevamo i maghi alchemici e portate tutto questo, luce, ok, e portateli dentro di voi. Tutti gli elementi ci servono, non soltanto uno, ci servono tutti gli elementi, non possiamo dimenticarne uno e tutto sta nel sentire dentro di voi, ok? Vediamo con le carte del Sole e della Luna qual è il consiglio per questa onda del viandante. I cieli rossi, vedete che sono messa la galleria rossa ovviamente per onorarlo. Beh, sì, io invece oggi non ce l'ho fatta. Il cercatore, guardate. Bello. Comprensione, prendo questi 5 elementi e li metto insieme. Perfetto. E comprendo dove devo andare, mi comprendo il grande disegno che c'è un grande disegno che si formerà in questi 13 giorni, guardate qual è il disegno, poi agite, ma aspettate, non scappate, non mettetevi a correre, aspettate che il disegno sia completo, poi prendete le vostre decisioni, no? Non scappa niente, non scappa nessuno, non perdete niente, rimanete tutti interi, fidatevi. Ok? Bene, grazie mille, grazie a tutti, grazie per avermi ascoltato e spero che i miei oracoli abbiano potuto darvi delle informazioni per sperare questi 13 giorni e viviamo tutti, lo sapete,
e passo la parola al mio dragone Moonchild. Grazie, A te, amore. Donato. Grazie, grazie, è stato bellissimo, veramente. Hai proprio, senza, come al solito, sei entrata proprio nel percorso che proprio è di iniziazione, perché questa onda si tratta proprio di percorrere proprio delle tappe che sono molto, molto forti, e per raggiungere proprio, quindi spogliarsi, anche proprio sacrificare, nel senso di proprio rinunciare a certe cose inutili per evolverci, diciamo, insomma, innalzarci e auto-iniziarci. Questa è la quinta onda del computo. Ritorniamo quindi un po' da capo, nel senso di cromatica, perché come sapete le prime 4, cioè diciamo in generale sono 4 le cromatiche. Si parte dalla nascita del rosso, poi si raffina con il bianco, poi si trasforma col blu, e col giallo, che abbiamo appena passato nell'umano, abbiamo portato a frutto. Quindi questa onda, fra l'altro, comprende veramente delle firme, delle identità galattiche molto importanti, in riferimento appunto alla rivelazione, alla profezia che è stata portata ed è stata poi ricanalizzata attraverso il grande Evalun Wotan, José Argüelles, e quindi insomma qui sopra nasce sia Pakal Votan che Quetzalcoatl, che era appunto colui che aveva portato la profezia dei 9 inferni, dei 12 paradisi. Quindi qui dentro abbiamo veramente una grossissima densità di percorso e da poter navigare, poter cavalcare. Adesso andiamo a vedere un po' come, e ci aiutiamo un po' a vicenda. Quindi sì, l'onda numero 5, la colonna è diciamo fra la 3 e la 4, quindi c'è da portare veramente, attivare un servizio e portarlo nella 3D, quindi proprio darci una misura, uno spazio per poterlo attivare, ecco. Quindi portare giù questo, cioè diciamo innalzarci, perché poi il glifo stesso del viandante, non so se avete presenti, ma è proprio come 2 colonne portanti che aprono poi verso lo spazio, verso il cielo. Quindi da lì questo portale, dopo aver diciamo liberato dalla prigionia l'essere umano attraverso Grazie al Sole e l'umano cosmico di ieri, fra l'altro c'è stata una concentrazione incredibile di numeri 13 in questi giorni, perché ieri era proprio il giorno della tartaruga, quindi era a tono 13, siamo nel mese cosmico 13, e quindi stiamo poi entrando adesso, oggi, nella onda del glifo numero 13. Quindi il 13, come voi sapete, è un numero assolutamente magico, che cerca di ricomprendere il femminile sacro e cerca appunto di ripristinare diciamo il corso naturale del conto del tempo, ecco. E tutto questo appunto il viandante cercherà di fare, e quindi sì, diciamo che dopo aver scavato appunto dentro di noi con questo sole, essere scesi, poi dopo aver portato fuori in luce, avere trovato la propria vera, diciamo, più alta volontà, ci siamo resi liberi per poter appunto in totale conoscenza di chi siamo, di cosa vogliamo e cosa vogliamo intraprendere. Adesso siamo pronti a questo viaggio. Qua dobbiamo veramente, come diceva Cinzia prima, spostarci, proprio muovere il culo e scusate il francesismo, però dobbiamo veramente Stavolta è scurrile lui, io sono stata più soft questa volta. Esatto, sì, anche perché l'emanazione del colore rosso comunque esige una nascita, quindi qua si riparte. Le prossime 4 onde appunto sono di nuovo il ciclo che vi ho descritto, quindi rosso, bianco, blu e poi il frutto del giallo. Quindi adesso c'è proprio una partenza verso l'ignoto. Qua si lascia proprio il consueto, il conosciuto, per esplorare, ma non solo comunque ciò che è fuori ovviamente, ma
cercare di captare e di raggiungere comunque messaggi e poi profezie, appunto, semmai da portare per il collettivo e portare in espansione verso questi nuovi spazi. Non a caso, infatti, Quetzalcoatl, che era nato proprio oggi, questa è la sua firma galattica, che si chiamava Tse-Acatl. Acatl sarebbe la canna di bambù, diciamo, perché lui era nato proprio in un campo di bambù, e lui appunto ci comunica questo, cioè è venuto, il suo percorso è stato molto simile al nostro Cristo, diciamo, perché comunque ha dovuto spogliarsi e abbandonare tutti, dalla famiglia, conoscenti, tutto, è partito a un certo punto e ha diciamo fatto, diciamo, penitenza e ha assolutamente purificato se stesso attraverso comunque la meditazione, ha dato tantissimi input, tantissimi insegnamenti così umili, così buoni, veramente meravigliosi, e tutto questo poi per appunto mettere le ali, che è stata la sua trasformazione finale, che non è altro che la fine di quest'onda, che è il serpente cosmico, mio grandissimo maestro, perché io ce l'ho proprio come guida sopra, cosmico e anche di psicrono mio, quindi conosco molto bene, numero 65. Alla fine troveremo quindi questo, cioè il percorso è di una profonda iniziazione, e quindi è un profondo spogliarsi, denudarsi, e ci vuole molta forza, molta umiltà e molto coraggio anche nell'esplorare appunto panorami a noi inconsueti e sconosciuti, ecco. Da lì appunto il sapere occulto viene poi immagazzinato attraverso queste ceneri. Lui si buttò in questo fuoco, adesso il Cristo, vabbè, è stato diverso, c'aveva la croce, lui si buttò in questo fuoco, raggiunse gli inferi per poi appunto innalzarsi, quindi queste ceneri come una fenice, e hanno messo su queste magiche piume che lo hanno assolutamente rinnalzato, riportato verso il Padre, appunto il sole, e lì ovviamente si è rivelato tutto, insomma, tutto quello che abbiamo dentro, cioè tutto il sapere, diciamo tutto l'istinto anche primordiale e fisico del serpente è stato proprio sacrificato. Come cambia diciamo la pelle del serpente, è stato proprio buttato nel fuoco per innalzarsi e mettere appunto le ali, trascendendo proprio tutto quanto, la forza vitale, tutta la resistenza e tutto il sentire proprio istintivo tipico proprio del serpente. E tutto questo appunto sì, per poi muovere questo messaggio, spostandosi e ricomparendo poi, come la leggenda vuole, tutte le mattine, diciamo, come stella del mattino, perché dopo poi è stato associato a Venere, che è appunto la stella che compare insomma al mattino, all'aurora, e quindi è stato poi come acquisito un ordine cosmico che è poi la base della legge naturale del tempo, in pratica. Quindi c'è un grandissimo insegnamento qui. Per fare questo appunto, adesso descriviamo la firma galattica, riceve il sostegno, la compagnia, diciamo, adeguata della scusate, della oddio santo, non mi è venuto un attimo di Svarione, esatto. viandante che ti ha dato una botta in testa. Esatto, infatti. È Sì, sì, accompagnato. Esatto. E praticamente, dunque, dicevo, è accompagnato dall'allacciatore dei mondi, che è il suo compagno alleato, sempre governato da Marte, perché comunque rappresenta anche il trauma della perdita del pianeta di Marte. Cioè, in questi due glifi ci sono proprio tutte le memorie del trauma e della devastazione
della distruzione per mano della notte, diciamo, di Saturno e l'aquila di Giove, e quindi qua riesploriamo anche questo grandissimo dolore che viene risvegliato. E infatti crea questo ponte invisibile, l'aiuto del lanciatore per appunto innalzarsi e andare oltre nell'iperspazio e superare questa paura appunto della morte che ha causato la fine della vita su Marte anche. Tutto questo appunto porta appunto eguaglianza, pacificazione, a tutto questo è guidato ovviamente da se stesso, perché è solamente guidato da lui, e poi invece sfidato dalla notte, la notte blu, che è appunto diciamo, è tutta l'abbondanza e il cibo che viene raccolto dal mondo onirico, quindi tutto ciò che proviene dal sogno, dal mondo del sogno, il tempo del sogno, che come prezioso mezzo appunto il sogno fa sì che tutto riaffiori, e tutta questa conoscenza che è nascosta dietro questo velo della notte e rimane lì celata nell'inconscio, possa essere diciamo portata di nuovo allo scoperto e trovare appunto un movimento che non sia solamente di tipo appunto astrale, ma anche appunto tridimensionale, che è quello che fa poi il viandante. E quindi appunto qua c'è tutto il discorso del dream time e della legge appunto naturale del tempo. Quindi il tempo non più come controllo delle nostre menti, ma appunto riappropriazione del proprio tempo e della propria arte e di quello che siamo realmente. Dopodiché c'è l'occulto. L'occulto è la stella cosmica gialla, e qui appunto ci aiuta lei a trovare la giusta armonia, il giusto disegno originario, quello che ci appartiene, e facendolo appunto tornare all'origine e tornando a far splendere appunto quella stella che abbiamo dentro, che sono i nostri mezzi, i nostri tools che possiamo utilizzare poi per splendere, per camminare comunque in bellezza sul pianeta. Perfetto, dopo abbiamo il giorno 2, questo era oggi, il mago e il mago lunare bianco, che è poi la sfida dell'onda in generale, che ci porta a sempre più vicini e più facilmente in ricezione, quindi sempre più coscienziosi che appunto il tempo, così come lo abbiamo conosciuto, ce l'hanno fatto conoscere, quindi imprigionato dentro un orologio, dentro appunto schemi restrittivi in cui la mente, in cui ci mette appunto la mente, ci vogliono tenere chiusi, è tutto un inganno assoluto, e quindi dobbiamo combattere contro questa grandissima illusione e ritrovare questa giusta armonia, quindi della nostra mente in assetto, in armonia con il pianeta, e portare quindi conoscenza e poterci quindi spostare più liberamente poi, liberando la mente liberamente proprio, nella ricreazione di questi nuovi paradigmi e questi nuovi panorami che sono comunque fatti di tempo uguale arte, ecco, e non più uguale materia e valori comunque effimeri. Questo era il 54, poi abbiamo l'aquila elettrica, e qua facciamo gli auguri al Complechin. Grazie. Che si ripartorisce come aquilona, le sue belle piume blu, rinnovate. Lunghe ali, sempre esatto, pronte a volare. esatto. Su queste ali di questa meravigliosa libertà appunto e di espressione proprio libera, mentale, che ha raggiunto l'aquila, e che appunto ci attiva a una visione proprio alta e ci riesce a canalizzare questa visione di questa profezia, di questa novella, questa nuovo paradigma che comunque ci allarga
tantissimo il panorama esteriore ed interiore che si espande sempre di più dal cuore e porta in creazione assolutamente esteriore e ci fa spostare quindi più velocemente, più facilmente attraverso questi regni e queste dimensioni alternative, diciamo sconosciute, e fa sì che appunto i messaggi vengano letti anche in maniera molto molto elettrica, molto automatica, molto, molto veloce, per cui renderli chiaramente diciamo usufruibili per il collettivo, ecco. Poi abbiamo il guerriero numero 56, tono autoesistente, guerriero giallo. Col guerriero giallo cerchiamo di dare una forma e una gestione a questa appunto questa a più alta intelligenza che abbiamo acquisito grazie anche all'Aquila, definendo ciò che appunto è raggiungibile o ciò che non lo è. Ma l'importante è comunque avere chiari comunque i mezzi e la forza, il coraggio assolutamente autentico della fierezza del guerriero, che ci vuole portare lontano con la propria sapienza, il proprio amore e la propria lucidità, ci spinge oltre appunto il conosciuto sempre di più, con un cuore sempre più alleggerito e nella fiducia più alta che comunque possiamo porre in noi stessi per raggiungere appunto questi nuovi tesori, questi nuovi risultati preziosi che sono nascosti, sono assolutamente nuovi, là fuori sono pronti per noi. E poi abbiamo nella 57 la terra rossa meravigliosa, intonante. Stupenda, infatti qui raggiungiamo proprio il primo spigolo della torre intonante, quindi qui l'energia inizia a prendere una curva e dalla discesa, diciamo, dell'entrata qui prendiamo una curva e c'è proprio un cambio direzionale di vibrazione, di frequenze che ci spingono veramente in là, e con la terra dobbiamo riconoscere e comunque utilizzare questi nuovi meccanismi, questi nuovi diciamo motori che il pianeta stesso ci può aiutare a riattivare, che sono appunto la sincronicità e quindi l'evolverci come esseri umani in connessione e in armonia totale al tempo naturale della Terra. Possiamo risvegliare un senso, una nuova comunicazione, un nuovo senso che è la telepatia, quindi questa riconnessione antica verso Urano ci aiuta a riaccendere quei motori che sono stati spenti e ci potenziamo verso la trasmissione in entrata e comunque anche in uscita, quindi proprio come alberi che sentono proprio l'energia che trae dalla terra e da queste radici ben radicate, dopo come le foglie in esterno, e come antenne dobbiamo assolutamente vibrarle verso l'esterno e quindi catturare questi messaggi e questi nuovi segni che ci vuole mandare la natura, i numeri e tutto quello che ci si mostra. Perfetto, per essere poi appunto più connessi con la galassia stessa. E dopo abbiamo il glifo dello specchio ritmico, tono 6, sesto giorno, specchio ritmico bianco. Questo è un portale d'attivazione galattica più segno chiaro di Pacalvotan, quindi un giorno molto forte. E qui infatti il riflesso che questo specchio ci vuole proiettare è assolutamente di cercare di riconoscere quell'ordine preciso che ci vuole mostrare e che è comunque ugualitario ed è in totale dare e ricevere. Questo viaggio interiore che lo specchio ci apre deve assolutamente trovare poi un riflesso oggettivo ed esteriore in un proprio, diciamo, sentiero comodo, un proprio ritmo
limpido e trasparente, che ci riconduce proprio attraverso le immagini, le persone, le situazioni che ci verranno mostrate in quel giorno, e gli eventi che ne trarremo, diciamo, ci aiuteranno sempre di più nell'esplorazione di questo cammino, di questo lungo percorso verso questa grande iniziazione. Nel giorno 7 poi abbiamo la tempestona, eccola. Tempesta Sapete anche... che lui trema, abbiate venia. Esatto, sì, sì, in questo giorno me ne sono successi di tutti i colori, Cinzia lo sa molto bene. E questa qui è una tempesta che poi agisce molto, molto dall'interno, perché tutto ciò che comunque è il 7, che è il cuore dell'onda, il cuore del 13, quindi ci dice di non badare assolutamente a tutto quello che ci viene mostrato, o che potrebbe essere divenire, o tutto quello che è stato nel passato. Qua dobbiamo proprio spogliarci e fare proprio baracche e burattini, buttare tutto via dalla finestra, e tutto quel caos che è stato, e quel caos che ci pare debba ancora, diciamo, trovare un ordine. La tempesta vuole iniziare dal profondo, quindi da dentro. Queste scorie vanno assolutamente ripulite profondamente. L'acqua, appunto, della pioggia, della tempesta ci aiuta nel fluire, nel sentire quello che c'è da sentire, però tutto ciò che poi crea ostruzione lo dobbiamo buttare, e dobbiamo appunto ripristinare questo canale comunicativo profondo che ci esorta, appunto, con l'energia autorigenerante e il catarsi, appunto, questa potenza immane della tempesta, ci fa ritornare comunque a noi stessi, e poi chiaramente dopo possiamo espandere questo tipo di energia ripulita, più rinnovata, e comunque trovare queste nuove, come nuove cromatiche che vengono poi, ci vengono presentate, colori totalmente nuovi, mai svelati, mai visti prima d'ora. E dopo abbiamo il 60, ecco, questo è il glifo appunto meraviglioso, il secondo che vi dicevo molto importante, che era appunto l'identità galattica di Pakal Votanna, che era appunto questo principe meraviglioso, che era un viaggiatore del tempo, e ha portato e poi trasmesso di nuovo, canalizzando a Valun Votamos e Arguelles, questo metodo che lui utilizzava per spostarsi e per riunificare il tempo con lo spazio, quindi la terza e la quarta dimensione, come comunicare attraverso appunto semplicemente la mente in sincronia con la natura, il pianeta e il conto, quindi anche la matematica, che è un linguaggio sacro e universale della galassia. Quindi avendo acquisito tutto questo e tradotto tutti questi codici solari, che appunto vibrano a frequenze quindi galattiche molto alte, quindi ci spostiamo nell'ottava superiore, quindi del tono, appunto, perché il Sole 8 appunto rappresenta tutto ciò che abbiamo integrato, abbiamo imparato nell'onda passata. Tutto questo appunto ci vuole semplicemente renderci emanazione pura, e come un faro, diciamo, che illumina, nutre, scalda noi stessi e poi gli altri, perché questo è quello che fa il Sole. Non viene chiesto, sì, Yeshu, non viene chiesto assolutamente nulla al Sole, sa esattamente ciò che è giusto, ciò che deve essere fatto, e non può assolutamente autoilluminarsi, perché è già comunque è tutto insito, è tutto già integrato, compreso, ed è tutto nel nucleo, diciamo. Quindi nella pura essenza appunto c'è questo grandissimo nutrimento. Dobbiamo semplicemente stare e ricevere. Nel giorno poi solare, tono 9, abbiamo il dragone mio, che sono io adesso, qui in carne ed ossa, e qui quindi grazie, insomma, Quindi auguri. bel parto.
Buon Esatto. parto, amore. Esatto, esatto. E qui c'è appunto tutta la maestria, quindi tutto il nutrimento, tutto ciò che il drago riesce a porre e a portare fuori da quella cavolo di caverna e lo dona come risorsa proprio di vita e di attenzione, diciamo, di cui appunto le persone e comunque gli eventi ne sono carenti. Il drago solare proprio ci dà, ci aiuta a portare l'attenzione e con ogni mezzo di soccorso proprio fare uscire il valore dell'essenza che portiamo, che questo è tanto importante, già prima Cinzia ne parlava di questo, e che è insito e che noi non sappiamo di avere, che è tanta tanta roba. E lì è sepolto appunto là sotto in queste grotte appunto misteriose, là dentro appunto lì c'è il nostro essere primigenio, lì dobbiamo cercare e in questo giorno possiamo proprio permetterci di liberarlo ed espanderlo, riconoscendoci e avanzare in totale proprio pienezza, leggerezza verso appunto la scoperta di queste parti mancanti, diciamo, che sono parte, diciamo, essenziali di noi, che poi ritroviamo nelle altre persone e negli altri posti che esploreremo. E nel giorno poi, numero 10, 10° giorno, planetario, abbiamo il vento planetario bianco, tono 10. E giunti qui abbiamo un cambio molto forte, tangibile, perché il vento porta sempre cambiamenti anche inaspettati, ci rende, e nel tono 10 rende proprio manifesto in totale purezza questa chiarezza, questa limpidezza che fluisce e quindi questo messaggio che abbiamo ricevuto e che scende e che risuona attraverso appunto questo nostro strumento che abbiamo, che sono i timpani, l'udito, quindi nell'ascolto proprio del silenzio, nella profonda quindi percezione interiore attraverso la meditazione, attraverso l'ascolto interiore, possiamo poi respirarlo e portarlo quindi nel verbo, nella comunicazione, ma solo proprio nella perfezione che ci viene dato, cioè dobbiamo proprio manifestarlo così com'è, senza arricchirlo, senza deformarlo, cioè quello che si mostrerà in questo giorno sarà molto molto importante, sarà molto sacro e ci aiuterà appunto nel percorso sempre per avanzare verso questa grandissima iniziazione verso cui siamo diretti. E qui possiamo proprio anche chiudere gli occhi perché non ce ne frega niente di quello che ci si presenterà, perché abbiamo proprio dentro la certezza che tutto è perfetto così com'è. Poi abbiamo la notte e qui abbiamo proprio la sfida primaria, come dicevo, della notte, sì, scusate, del viandante. La notte blu spettrale, quindi il tono dissonante della sfida, aiuta a fare cosa? A distruggere, appunto a aprire, squarciare questo velo e quindi ricompattare quella apparente surrealtà, diciamo, che ci arriva dal sogno, dall'inconscio. Quindi questo messaggio onirico lo possiamo quindi dipanare qui e aprire a proprio entrare in questa trama e, e riuscire a captarne e riceverne appunto questo tesoro che giace lì sotto, questo strato proprio di cenere che proprio giace al di là quindi del velo, sotto queste ceneri, e che ci chiediamo così cos'è, non sappiamo più che cos'è reale, che cosa è sogno e cos'è sogno, cos'è reale. In realtà sappiamo che qua tutto viene assolutamente amalgamato e ciò che non possiamo raggiungere con il nostro corpo e quindi attraverso il movimento del viandante dei cieli nella 3D, lo possiamo qui raggiungere, abbiamo questo aiuto dell'astrale, quindi della notte blu che ci porta appunto in struttura
tutto questo, questa abbondanza che deriva da questo mondo del sogno, da questo dream time, insomma. Poi abbiamo il glifo del seme cristallo, giorno 12, cristallo, sì, seme giallo, cristallo, il seme invece con la sua delicatezza, la sua profonda semplicità, proprio fede e anche proprio focus e precisione nella sua semplicità, nella sacralità proprio di ciò che è nel nostro quindi DNA, quindi il seme che e quindi tutto ciò che è impregnato nel nostro sangue e nella perfezione proprio cristallina di ciò che è imprigionato come dentro un cristallo, oppure anche appunto racchiuso dentro il seme stesso, che ha queste informazioni grandissime e questo talento che aspetta di rifiorire, di rinascere in questo tono appunto diciamo dei 13, questo 12 che è il più cristico, quindi è proprio la sacralità, il dare quindi frutto e celebrare proprio tutto ciò che a noi ci è familiare e qua riconosciamo veramente e condividiamo con le persone e con gli eventi che ci capitano, riconoscendo che nulla in realtà è separato da noi, nulla è assolutamente estraneo e che tutto torna, tutto ritorna proprio in un ciclo continuo. E poi infine appunto arriviamo a questo meraviglioso serpente cosmico, che non è altro che il serpente piumato, appunto, quindi il viaggio, la missione di questo Arcatl che ha compiuto in queste grandissimo percorso e questi messaggi profetici che è riuscito a canalizzare, questi precetti importanti che ha donato per noi come fossero appunto dei comandamenti proprio per Cristo e qui sappiamo che appunto abbiamo raggiunto il culmine e qui c'è da fare proprio il salto. Qui c'è da lasciare questa pelle e andare verso questa trasformazione profonda attraverso questa appunto sofferenza, questo sacrificio di lasciare questo corpo. Questo grandissimo profeta ci ha insegnato, anche poi Cristo l'ha fatto, che è tutto riguadagnato, che comunque l'eterno ritorno è in sotto forma di stella del mattino e nella bellezza che porta appunto Venere e tutto quello che è nascosto che appunto viene visto all'occhio umano solamente in quel momento del giorno, possiamo in realtà acquisirlo e renderlo proprio manifesto quotidianamente. Quindi il serpente lì riesce a innalzarsi, a trovare, a fare di queste ceneri, di questo grandissimo sacrificio di se stesso, e farne queste piume che appunto si innalzano e trovano spazio per raggiungere altri pianeti e quindi altre avventure, altre diciamo intelligenze e altre spiriti da poter imprintare, ecco, con questi messaggi. Benissimo, abbiamo finito. Carissimi, grazie dell'attenzione, come al solito della pazienza. Delle volte sono un po' meticoloso, però ci tengo tanto perché questa è un'onda tanto forte e tanto importante, la numero 13 comunque sì, assolutamente magica e importante. Chiaramente è il profeta, appunto il glifo numero 13, si chiama il poema di Arguelles, il profeta, e recita: io sono il profeta, codificato dal viandante dei cieli rosso. 13 è il mio numero, l'onda incantata della creazione. Molti tempi e molti mondi ho conosciuto, perché io sono l'agente del tempo universale che esplora lo spazio con atteggiamento vigile e attivo. Io sono il colonizzatore dei mondi perduti, il navigatore galattico del tempo. L'occhio veggente della quinta forza consacra le mie sopracciglia.
Nella mano destra tengo la bussola galattica ruota siriana, il compendio della via profetica. La profezia è la legge naturale, una funzione del tempo. La mia veste porta i 2 numeri sacri, il 13 e il 20, che incrociano le barriere del tempo e dello spazio. Io sono incoronato dal segno degli infiniti cicli del tempo. Conoscermi è conoscere la profezia del tempo, inclusa nella promessa dell'alba che verrà. Vedete l'alba che verrà con Venus e quindi l'eterno ritorno del serpente piumato. Allora, io vi ringrazio tantissimo, vi Grazie adoro. mille, grazie Moonchild, per le cose Grandissimo che ci hai percorso. State comunicato. aperti alle cose nuove che arriveranno, cose che a livello sensoriale anche si risveglieranno, ed esplorate voi stessi e nuovi posti assolutamente. Ci rivediamo. Grazie mille a tutti, grazie di averci ascoltato e vi salutiamo Grazie, con ciao. questo King 53, con questa nuova onda del viandante Esatto. rosso e state E buon nell'essenza, state Complechin attenti. a Buon noi. Complechin Dragone, a noi certo, Anche a ci te, ripartoriamo in questa onda, quindi ci troverete nuovi la prossima volta. Sì. Grazie veramente a tutti, grazie Ross, grazie a tutti quelli che ci Carissimi. seguono e vi vogliamo bene e sapete se avete bisogno, noi siamo sempre qua. Siamo sempre qui per Torneremo più giovani, più giovani e più belli la prossima volta, ma saremo sempre noi nell'essenza, il nostro cuore non cambierà, ricordatevi. Vi voglio bene, baci, ti voglio bene Dragone. Grazie. Ciao, buonanotte, grazie di averci ascoltato. Ciao.